Vediamo come funziona Supercontext in Gemini e come caricarvi i dati. Quindi iniziamo dalle basi. Che cos'è esattamente un token? Come potete vedere, un token è un piccolo frammento di testo che il modello comprende. E a volte può essere una sola parola. Se ovviamente è abbastanza corta, perché ad esempio casa o AI sono un token. Ma la maggior parte delle volte la parola è troppo lunga. Quindi dobbiamo dividerla in un certo numero di token. Ad esempio, in questo caso dobbiamo dividere computer in 3 token. Computer. E il prossimo esempio possiamo vedere che 1.000.000 di token corrisponde a oltre 700.000 parole, che equivalgono a 8 libri o 50.000 righe di codice. E Gemini, ad esempio, può gestire fino a 2 milioni di token, il che significa che può praticamente leggere il doppio, quindi è davvero tanto. È un numero davvero molto grande di token. E come possiamo caricare i dati nel nostro modello? Prima usavamo qualcosa chiamato RAG, che in pratica significava che dovevamo cercare i frammenti più importanti e incollarli nel nostro modello. E adesso invece? Ora possiamo inserire l'intero corpus di dati tutto in una volta. E i modelli di intelligenza artificiale odierni possono praticamente connettere ogni singolo elemento informativo in un unico insieme coerente e fornirci una risposta estremamente accurata e completa. Quali sono i tipi di dati che possiamo caricare? Possiamo praticamente caricare qualsiasi cosa. Possiamo caricare ad esempio cartelle, repositori, PDF e altri documenti e video. Ora possiamo finalmente procedere con un confronto approfondito per capire come funzionano dal punto di vista tecnico sia ChatGPT che Gemini. Perché ChatGPT ha molti sistemi per elaborare diversi tipi di dati e ogni tipo viene elaborato separatamente. Dall'altra parte, invece, Gemini elabora tutti i tipi di dati contemporaneamente e dispone di qualcosa chiamato sintesi dei dati che ci offre un ragionamento e delle risposte migliori e più coerenti. E come puoi vedere, ChatGPT è probabilmente più popolare, ma le risposte non sono sempre buone, come nel modello Gemini. Qui ho una tabella con i modelli. 4 di questi sono modelli Gemini. Uno di questi è GPT-4, fondamentalmente il modello che utilizza ChatGPT. E possiamo confrontarli. In termini di contesto, Gemini è quasi 5 volte più grande di GPT-4. Come puoi vedere, GPT-4 è adatto per documenti di media lunghezza. Gemini Flash è migliore per i documenti più grandi. E in GPT-4, come ho detto prima, dobbiamo usare RAG, mentre in Gemini è nativo. Quindi, fondamentalmente, tutti i tipi di dati sono collegati contemporaneamente. E ora ti mostrerò 2 cose in Google Play Studio. La prima cosa è come caricare documenti e video nel nostro modello. Quindi, fondamentalmente, per farlo dobbiamo entrare nel Playground. Dobbiamo scegliere i nostri modelli, ad esempio Gemini a Cipro, Gemini 3 Pro Preview. E dobbiamo premere questo pulsante Plus e poi cliccare su Carica File. Ora ho preparato un file dalle risorse degli scienziati della NASA. È un file PDF. Possiamo cliccarci sopra e chiedere al nostro modello di descriverlo, ad esempio. Quindi scriveremo descrivilo. Descrivilo. Premi invio. Come puoi vedere, il nostro modello inizia a pensare. Puoi vedere che abbiamo usato 11.205 token e la nostra sessione può gestire fino a oltre 1 milione di token, come abbiamo visto in quella tabella che ti ho mostrato prima. Dobbiamo aspettare che il nostro modello elabori. Ci vorrà un po' di tempo, ma non è mai troppo lungo. Come puoi vedere, il nostro modello sta pensando. Abbiamo dato ufficialmente inizio al processo di descrizione, analizzando attentamente la sua struttura complessiva. Come puoi vedere, questo PDF è un documento di 20 pagine intitolato NASA Science Resources. Puoi leggerlo, ma non è molto importante in questo momento.
Per aggiungere un video dobbiamo praticamente fare lo stesso, caricare il file, possiamo cliccare sul video e aggiungerlo. Funziona allo stesso modo, quindi non te lo mostrerò perché voglio mostrarti un'altra cosa davvero interessante. Come possiamo usare questo codice Python per connetterci con il nostro modello. Quindi per farlo dobbiamo prima creare una chiave API. Dobbiamo quindi cliccare su chiave API, ottenere chiave API, creare chiave API. E ora dobbiamo dare un nome alla nostra chiave API, posso chiamarla ad esempio test. Qui dobbiamo scegliere il nostro progetto. Io ho già un progetto, quindi non devo crearlo, ma se non hai un progetto devi cliccare su crea progetto e poi su crea progetto e andrà tutto bene. Quindi sceglierò test. Sceglierò crea chiave. È importante che questa chiave debba rimanere privata e non puoi pubblicarla a chiunque. Ma nel mio caso non è davvero importante, perché lo faccio solo per test e dopo il video la rimuoverò semplicemente. Ora possiamo andare ai nostri esempi. Prima di tutto dobbiamo installare una libreria Google Genie usando questa riga di codice. Io uso Google Collaboratory, quindi devo mettere il punto esclamativo proprio qui. Se usi Visual Studio Code, PyCharm o qualcosa di simile, devi semplicemente copiarlo. Senza questo punto esclamativo, incollalo in PowerShell o CMD e funzionerà ovviamente se hai il linguaggio Python installato sul tuo computer. E ora possiamo importare questa libreria che abbiamo installato prima. Possiamo incollare la nostra chiave API proprio qui. E ora abbiamo la nostra risposta. La nostra risposta ha due parti. La prima parte è un modello, che è Gemini 2.5 Flash e il nostro prompt. Ho una domanda, per esempio, quante persone ci sono nel mondo? Quindi possiamo chiederglielo. E ora possiamo stampare la nostra risposta. Possiamo avviarlo. Dobbiamo aspettare. E come puoi vedere, la popolazione mondiale stimata attualmente è di circa 8,1 miliardi di persone. Ora ho un secondo esempio che è più interessante perché contiene un file. All'inizio devo dire che, poiché sto usando Google Collaboratory, devo montare il mio Google Drive. Se ad esempio stai usando Visual Studio Code, non è necessario farlo. Fondamentalmente devi solo scrivere il percorso del tuo file proprio qui e funzionerà. E adesso ovviamente dobbiamo incollare di nuovo la nostra chiave. Qui abbiamo il percorso del file per il nostro file test Python. Qui c'è un semplice ciclo che stamperà 5 volte il nome del nostro canale ogni secondo. Questo a causa del comando sleep, uno che si trova qui. E qui stiamo caricando il nostro file, abbiamo il nostro nome, abbiamo il nostro MIME type, che è Python, perché usiamo Python in questo file, e la nostra risposta. Ancora una volta il modello Gemini 2.5 Flash e analizza questo codice e descrivilo spiegando cosa fa in una sola frase, quindi possiamo eseguirlo. Fondamentalmente dobbiamo aspettare ancora un attimo e come puoi vedere il codice stampa la frase 100 centimes per 5 volte, anteponendo e incrementando un numero da 1 a 5. Ed è corretto, perché ora possiamo testarlo e possiamo copiare questo codice. Possiamo incollarlo e possiamo eseguirlo. E come puoi vedere, stampa le informazioni recenti difficili 5 volte. Quindi è tutto in questo video. Se ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e spero di vederti nel prossimo video.